Cosa ha in comune un hamburger con una tradizione culinaria toscana o italiana? Cioè stiamo andando verso l'omogenizzazione culinaria, che adesso mangiamo un hamburger qua a McDonald's, o no? Ma, sai, io credo, Zach, che l'omogenizzazione non è culinaria ma è dei cervelli. Se tutti guardano gli stessi programmi stupidi alla televisione, se tutti bevono le stesse bibite industriali o se tutti fanno in un certo modo, possono fare anche le cose più corrette del mondo, ma è un'omogeneizzazione. L'hamburger a me risolve un problema in una maniera giocosa. È una cosa contemporanea, il McDario, perché credo che di questo si tratti, è una cosa contemporanea, divertente, che spiega, è apprezzato molto soprattutto dai più piccini, che spiega che si può mangiare un buon hamburger con le patate, con le salse, senza per forza mangiare cibo industriale. Il cibo è sempre stata una scoperta e io non vedo i confini. Non appartengo a una chiesa, io ho la tradizione culinaria toscana nell'anima, la conosco, ma ho lavorato con tutti i macellai del mondo. Ho mangiato molto bene in America, ho mangiato molto bene da tante parti senza per forza dire la mia cucina è la migliore. Anche perché sai, se uno è convinto di avere la verità, è molto difficile ascoltare gli altri. A me interessa pensare a delle soluzioni nel 2010, non fare la cucina della nonna o storicizzare la nostra vita e farla diventare un museo. Ti sembro un toscano convenzionale, ho i calzini a righe, le Crocs ai piedi, la bandana, questo io non pretendo di essere pretendo di essere vivo, anche fertile come idee. Allora, sono importanti le denominazioni DOC o IGP o nuoceno? Non me le intendo, non ho una risposta. Una volta ho chiesto che a uno della regione toscana che se ne occupava se poteva avere anch'io un cartellino a un orecchio come le mucche, perché volevo una denominazione d'origine come artigiano, ma si sono messi a ridere. Non è previsto per gli umani artigiani. Quindi la risposta è stata in questo momento le mucche sono più privilegiate di noi. Credo che per un po' tutto si è concentrato ancora sul prodotto come soggetto. La zucchina antica ritrovata, tutto sembrava Indiana Jones, no? Abbiamo ritrovato l'ultima zucchina vera, senza pensare che noi siamo poi frutto di cambiamenti continui nella storia. E così il cibo che viaggia con noi. Io credo di essere nella razza dei cacciatori primitivi. Allora, dicono che ci vogliono tanti chili di grano per creare un chilo di carne, possiamo anche dire industriale. Non sarebbe meglio seguire la dieta vegetariana? Io sono carnivoro e me ne assumo tutte le responsabilità. Da carnivoro cerco di usare al meglio e rispettare al meglio quello che uccido. Cerco di non sprecare, perché credo che quello sia la mia filosofia, ma non credo di essere inferiore o peggiore di un vegetariano. Ci sono vegetariani che magari mangiano le zucchine di gennaio e le ciliegie per Natale, e ci sono alcuni, anche amici miei, che io rispetto tantissimo, che rispettano completamente il percorso delle stagioni e delle verdure. Ma io sono carnivoro e non me ne vergogno, anzi, non me ne faccio nemmeno una bandiera, so quello che sono e non devo espiare delle colpe. Credo che ci abbiano messo il mondo a disposizione per godere di quello che abbiamo.
con giudizio. Ma che sono carnivoro, guarda, non devo abbondare troppo o esagerare, però faccio con orgoglio il mio lavoro e cerco di spiegarlo con attenzione a quelli che vogliono cominciare a farlo. Qualche mese fa l'ormai ex ministro delle politiche agricole Zaia ha concesso il patrocinio a un prodotto di McDonald's, McEatly. Non so se l'hai seguito. Certo che l'ho seguito. Come vedi questa polemica? Cioè, il McEatly è un prodotto italiano perché usa ingredienti italiani o no? Non riguarda il mondo degli artigiani. Non ti so rispondere. Riguarda industria con industria. Non credo che il Make Italy abbia mai pensato lontanamente di rapportarsi con un artigiano, anche se usa formaggio italiano e se usa prodotti italiani, non lo so. Non frequento il McDonald's e non ho nessun rapporto con la politica di questo livello. Ok. Io credo nelle piccole comunità, non mi intendo delle grandi. Come si integra questo ristorante con la comunità locale? Bene. Come? In che modo? Prima di tutto si divertono molto perché la macelleria insieme chiaramente alle aziende di vino ma ha aperto le porte di Panzano a tanta gente da tante parti del mondo, quindi i panzanesi sono molto divertiti. È un paese che 30-40 anni fa non conosceva nessuno e che ora è molto più conosciuto. E poi vengono persone di tutte le età, vengono al Mecchedario, vengono a Solo Ciccia, vengono un po' meno alla bistecca, all'officina della bistecca, ma è meglio se vengono un po' meno, perché l'officina della bistecca è una celebrazione del rito della bistecca alla fiorentina, ma è anche una cosa che è una cosa più costosa, per cui si fa una volta ogni tanto. Io sono molto contento che apprezzano e soprattutto sono molto orgogliosi di portare gli amici, i parenti, gli ospiti, di essere fermati per la strada e avere richiesta l'indicazione di rendersi utili, soprattutto nella parte alta del paese. Le vecchie signore, quelle che sono in pensione e che magari stanno fuori a chiacchierare, vengono ogni tanto da me. Abbiamo mandato degli ospiti, dei turisti che venivano dal Giappone o dall'America, avevano sbagliato strada ma noi li abbiamo aiutati. Io mi fermo tutti i giorni a parlare con la gente del paese. Sono nato qui accanto, nella casa accanto, sono nato in casa, ho giocato nella strada davanti alla macelleria da piccolo, sono stato rallevato qui, mi conoscono tutti. Sto bene con loro. È chiaro che ti posso dire, non sono nelle regole normali. Sono considerato un cervello libero, ma questo per me è un complimento. La Toscana era la patria dei cervelli liberi nel Rinascimento. Tu hai un prodotto che si chiama il tonno del Chianti. Il tonno del Chianti. Perché si chiama così? Si chiama così perché è una vecchia ricetta data da un vecchio norcino, figlio di un norcino, una ricetta tramandata per caso, e io gli ho messo un nome che desse comunicazione al prodotto. Che vuol dire? Vuol dire che se tu metti un nome divertente, e effettivamente poi c'era questo caso singolare che il prosciutto di maiale cotto in questa maniera aveva un leggero sapore, ma più che altro un leggero odore di tonno del mare. Se tu giochi con i nomi e metti un nome divertente, gioioso, tu rendi il cibo meno, come ti posso dire, meno serioso. DOP di formaggio pecorino della Garfagnana allevato dalla cooperativa della montagna, capito? È un po' come le ricette
dei ristoranti di grido che durano mezza pagina per spiegare un piatto. Invece il tonno del Chianti è un colpo d'occhio, no? È una cosa che piace al tonno e mi piaceva soprattutto a me. Non è una cosa, io faccio quello che mi viene in mente. Se una cosa non mi piace o un prodotto piace a più ma non piace a me, io come artigiano ho il piacere e il dovere morale di dare il meglio di me. Un pittore non può dipingere una cosa che piace al pubblico ma non gli piace. Dipinge quello che si sente, quello che la sua anima gli dice di fare. Se io mi metto davanti a un mazzo, la mia anima mi dice di tagliarlo con la mia esperienza in quel modo e di ricavarci quelle ricette, che può essere completamente diverso da un altro artigiano, ma è la mia visione. Il tonno del Chianti è la mia visione del problema. Io ho recuperato quella ricetta quando il mondo andava verso i salumi e si doveva parlare di salumi, prosciutti. Il mondo andava verso i salumi e bisognava parlare tutti di quelle cose. Ho detto no, io con il prosciutto ci fa un'altra cosa, ci fa il tonno del Chianti. E è buono. Infatti, dalla metà del Settecento mangiamo a tavoli privati. Perché ce li metti insieme al tavolo unico? Perché la campagna toscana, e non solo la campagna, è conviviale. Per me il cibo non è solo per nutrirsi, ma è per mangiare con gli altri. Questo lo diceva anche Brillat Savarin nella fisiologia del gusto, non l'ho inventato io. Qui si condivide il cibo da umani.